Ciao, sono Chris, sono il cantante dei Drowning Sulfur. Ciao, sono Dome, in arte d'art sono il batterista e fondatore dei Drowning Sulfur. Sì, noi siamo una band black and deathcore, siamo diciamo di Arona, anche se in realtà attualmente non sono presenti gli altri membri, gli altri due chitarristi che Sì. sono di Milano e Santiago. Infatti siamo una band di 4 persone, siamo 4 pazzi che hanno deciso di fare artisti. L'idea del progetto musicale Drowning Sulfur a livello musicale è quella di diffondere elementi del metal moderno con pesanti influenze black metal e anche sludge, mixandola appunto con elementi hardcore, metalcore, deathcore che fanno parte della scena diciamo moderna per quanto riguarda la musica pesante e estrema. E a livello filosofico tutti i nostri testi sono dissacranti, sono antireligiosi e soprattutto anticonformisti. Sì, diciamo che fondamentalmente siamo molto diversi rispetto a quelle che sono quasi tutte le band attuali nel panorama. Ci teniamo proprio a delineare un certo tipo di attaccamento magari anche con l'old school per quanto Esatto. riguarda le tematiche trattate nella nostra musica. Non ci piace fare testi diciamo troppo atmosferici, ma prendiamo appunto come riferimento l'anticonformismo, c'è anche il satanismo che va a confrontarsi con l'antireligiosità da prima citata. Il progetto nasce nel 2014, il nome diciamo prende spunto dal metodo dello zolfo che viene identificato in un contesto esoterico, in quanto siamo profondamente appassionati di horror e esoterismo e abbiamo raggiunto diversi numeri molto importanti. Abbiamo fatto diverse tournée in Europa e Inghilterra, siamo al lavoro sul nostro quarto album. Attualmente ci siamo presenti io e Domenico, ma in realtà ci sono anche Daniele e Emanuele che sono i chitarristi della nostra band. Tra l'altro Daniele diciamo è un po' la mente teorica dal punto di vista musicale, perché è un musicista incredibile, talento pazzesco, ma soprattutto tanti anni di studio sullo strumento e non solo, quindi diciamo è una figura molto importante. E poi c'è Emanuele che anche lui chitarrista talentosissimo, la parte fondamentale del suo lavoro riguarda le produzioni, perché diciamo negli anni è diventato un grandissimo producer. Si distingue per il suo riffing in quanto a un modo di concepire la chitarra, è estremamente talentuoso e assolutamente originale e innovativo anche nella parte di producing. Infatti tutto l'ultimo album Vengeance è stato prodotto da lui. Allora, il nostro ultimo album si chiama Vengeance, l'abbiamo pubblicato il 17 gennaio. Ci sta dando tante soddisfazioni perché è un album indipendente, quindi abbiamo fatto quasi tutto noi, se non la parte di mix e master dove ci ha aiutato Fusini, Andrea grandissimo, Fusini, esatto, salutiamo. grandissimo producer, e abbiamo avuto la fortuna di poter lavorare con lui per registrazione delle voci. Un album estremamente introspettivo e pieno di rabbia. Infatti, sì, è un album che è stato scritto proprio di getto, un album con furiose influenze deathcore, molto più rispetto a magari a Dark Secrets of the Soul. Qui il tema centrale per quanto riguarda appunto le tematiche dei testi riguarda diversi problemi attraverso cui la band è andata con l'industria musicale. Sì, purtroppo diciamo non sempre ci è andata bene nella nostra avventura fino adesso, con persone con cui abbiamo dovuto lavorare, perché è un ambiente veramente molto cattivo da un certo punto di vista. Diciamo che se non sei estremamente pronto ti mangiano. Soprattutto il 2024, un periodo abbastanza difficoltoso, e ne siamo usciti tirando fuori quello che è al momento il nostro miglior album. Sì, perché siamo estremamente soddisfatti del riscontro che abbiamo avuto, perché abbiamo diciamo acquisito una fetta di fanbase e risvegliato un'altrettanta fetta di fanbase che pensavamo dormiente, e soprattutto perché questo album qua è un inno a credere sempre comunque nelle proprie passioni. Esatto. E a non soffermarsi sulle difficoltà, anche se quando tutto sembra perduto bisogna sempre andare avanti a testa alta. Esatto, sì, bisogna sempre proseguire su quello che è il proprio piano, che non è soltanto semplicemente magari una semplice passione e fare qualcosa giusto per diciamo divertirsi, ma deve essere proprio un obiettivo di vita. Almeno per noi questo è un obiettivo di vita, esatto. E in tutto quello che mettiamo, soprattutto anche in questo album, perché come dicevamo prima un album scritto molto di pancia, molto rabbioso. Comunque, anche se è stato scritto in questo modo, siamo riusciti ad inserire tanti elementi che possono rispecchiare anche elementi spirituali che normalmente magari verrebbero un po' evitati
sbagliati in un album del genere. In realtà noi siamo riusciti a inserire tanti aspetti che sono introspettivi, ma non solo, in modo da creare, secondo noi, un prodotto musicale che non resta, diciamo, soltanto nell'ambiente della semplice musica, giusto del suonare, ma va anche oltre. C'è un messaggio, noi abbiamo voluto dare questo messaggio e fortunatamente è stato anche compreso, e cosa ci ha portato anche a suonare, tra l'altro, per la prima volta in Inghilterra. Questo album qua ha un pathos, diciamo, che utilizza delle metafore per esprimere i concetti di cui abbiamo appena parlato. Diciamo, un brano che rispecchia tantissimo questa cosa è Inferno, che è la canzone con cui si chiude Vengeance. Si può riassumere fondamentalmente in un inno alla figura di Satana, Lucifero, come lo si vuole chiamare, parlando un po' della distruzione del mondo e della società, facendo sorgere quello che è, diciamo, la figura dell'inferno, governata proprio dall'angelo caduto. Perché non ci potrà mai essere un nuovo inizio senza una distruzione, e diciamo che quella canzone lì racchiude tutta la nostra rabbia, aggressività in un concetto che è appunto quello della distruzione stessa. Purtroppo c'è tanta disinformazione legata a questa, non è una religione, non saprei neanche come definirla, è semplicemente forse una forma di pensiero che semplicemente è stata demonizzata. Diciamo, sono raccontate tante cose riguardo al satanismo nel corso degli anni. Mi sono dedicato tanto allo studio appunto della figura dell'inferno, di Lucifero, di Satana, proprio perché è un argomento che mi interessa molto. Fondamentalmente noi non crediamo nell'esistenza di una figura demoniaca come Satana o Lucifero. Questa figura semplicemente rappresenta, diciamo, la repulsione verso ogni forma di religione, verso il dogma. Dogma, questa etica che purtroppo non ci si rende conto, ma influenza tantissimo la società, la vita delle persone, anche per decisioni politiche e non solo. Non è una situazione, ma in realtà in tutto il mondo, in cui c'è molta tolleranza, ok, in generale, e noi combattiamo, diciamo, questo aspetto attraverso la figura, appunto, come dice Christian, di Lucifero o appunto del satanismo. Noi siamo per la libertà di chiunque, noi siamo per libertà di pensiero, e accettiamo veramente qualsiasi cosa. Il vero problema è che purtroppo questa cosa non è permessa a tutti. La cosa paradossale è che il nostro tipo di pensiero viene considerato come malvagio, come sbagliato, mentre in realtà è l'unica forma di pensiero che permette all'uomo di elevarsi e di poter coesistere con tutte le altre persone e nella società in maniera positiva, dal nostro punto di vista, ma non è semplicemente il nostro punto di vista, secondo me è proprio un dato di fatto. Il termine inferno e il significato che io do al termine riguarda appunto il non avere ambizioni nella vita, il non avere delle passioni, il non avere degli obiettivi e il non avere nulla in cui credere, ed è rimanere effettivamente poi bloccato in una routine di vita che è palesemente imposta, che prevede appunto una vita monotona. Sì, esatto, perché poi come dicevamo prima, diciamo, non crediamo nell'esistenza di un inferno reale, ovvero un luogo di dannazione come è stato poi narrato nei secoli, ma è appunto più una figura che viene data, diciamo, all'interno del pensiero della società, in modo, diciamo, è un modo per definire qualcosa di veramente appunto terribile. E, diciamo, se vogliamo coglierlo da quel punto di vista lì, effettivamente poi ognuno ha il proprio inferno. Per noi è questa cosa qua, quella di non avere un obiettivo nella vita. E banalmente o penso che ognuno costruisca il proprio inferno in modo involontario, quindi è totalmente soggettiva come cosa. Esatto, sì. Allora, noi attualmente stiamo lavorando ad un nuovo album e preannunciamo che sarà probabilmente l'album più pesante, più oscuro, più oscuro che abbiamo mai scritto. Cogliamo l'occasione per comunicare che suoneremo al We Are Deathcore il 5 settembre al CPG di Torino. Poi nel frattempo organizzeremo altri tour, altre date in futuro. Stiamo magari organizzando appunto tour europei e inglesi che presto annunceremo.